Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale da Michele. Allora, uscita numero 9 della guida al montaggio della splendida base premium, pesantissima ragazzi. Ho già fatto vedere nei video precedenti il suo peso, secondo me arriverà sui 4 kg. Però prima di procedere, prima di procedere alla fase appunto della numero 9 della base premium, mi permetto e mi scuso perché volevo farvi vedere un attimo una cosa che ho riscontrato prima del 68 e 69. Allora, una sola cosa vi consiglio. Allora, questo va qui, perfetto, vedete? Scusatemi, voi dite, ma cosa c'entra? Perché sennò mi toccava fare un video solo per questo e non mi sembra proprio il caso. Allora, per far sì che combaci bene, qui abbiamo delle sbavature, qua guardate, che adesso non ci sono più, dettate dall'iniezione nello stampo, chiaramente, e qui ce n'era un'altra, dello stampo chiaramente del pezzo di plastica. Allora, io ho semplicemente preso, scusatemi ancora ragazzi, perché così mi evitate di fare un video di 3-4 minuti per nulla, cioè per nulla, non per nulla, un video in più di 3-4 minuti, così lo vedete subito qua e lo sapete tutti. Semplicemente sono andato a limare con una lima come questa, molto sottile, il pezzo qua sotto. Non fatelo verso l'esterno, perché se no mangiate questo, fatelo verso l'interno, non esagerato ovviamente, e passate il dito e sentite. Quando sentite che è liscio non esagerate, perché se no rischiate di fare più danno perché andate a mangiare qua. Ho fatto la stessa cosa da questa parte, adesso è perfetto. Bene, via questi ragazzi, ok? Via questi, ecco vedete, 1 minuto e mezzo per dirvi questo. Scusatemi la voce lontana perché mi sono allontanato per posare i pezzi, eccoci qua. Base numero 9 con montaggio numero 9 con luci. Parte dell'uscita 9 abbiamo appunto il coperchio del portabatterie, il portabatterie, due serie di viti EM e IM per metallo ovviamente, un supporto piattaforma inferiore e un supporto che questo, a vedere la foto, è quello di cui io mi ero preoccupato. Se andate a vedere il video precedente, nella foto iniziale chiaramente della De Agostini facevano vedere questo pezzo che a me mancava, questo, e vi avevo chiesto se voi l'avevate ricevuto, e infatti l'ho ricevuto adesso, che è questo qua. Comunque faccio sempre vedere la rivista a chi vuole leggere molto velocemente, ma quanto basta per potervi consentire con i fermi immagini di leggere, se volete. Ok, adesso andiamo a prendere, eccola qui, e questo è un altro bel pezzo di metallo. E ragazzi, allora, vediamo un attimo questo e andiamo ad aprire. Allora, vi facilita il montaggio, qua sentite da una parte è liscio, dall'altra non è liscio, e allora va aperto di qua, vedete? Tirate, si apre subito, senza forbici, senza niente. Sì, un bel pezzo di metallo. Allora, andiamo a vedere. Eccolo qua il nostro bel pezzo di metallo, perfetto. Poi abbiamo questo che è metallo, anche questo è metallo. Le due serie di viti, come vi ho detto, IM, in nero per il metallo, M metallo, una serie di viti EM, il copricchietto di plastica, va benissimo, tanto è sotto, e il portabatterie. Hanno messo anche la copertura con la colla a caldo, probabilmente può rischiare di toccare dei contatti, non lo so, comunque c'è, non fa male. Allora, andiamo a togliere questo. Allora, volevo solo pesare questo pezzo, solo questo pezzo quanto pesa. Vediamo un po'. Si accende? Però non mi casca. Ah, ecco, si era tolta la batteria. Perfetto. Là. Questo pezzo pesa 142 grammi e questo è per i nostri amici, faccio così che è meglio, inglesi, americani. Eccolo qua.
Se poi consideriamo, adesso dove la faccio stare tutta questa io? È un problema. Questa qui pesa 2,5 kg. Ragazzi, supereremo i 3,5 kg. Ho detto 4, ma 3,5 kg ci saremo tutti. Allora, leviamo un attimo questa qui e andiamo a posizionare la nostra bella base fino al montaggio numero 8 premium, base premium, così come ci dice in figura. Andiamo a vedere. Ragazzi, non ci sto, guardate, così è grossa, non ci sto, abbiate pazienza, cerco di fare il video meno peggio che posso. Allora, qua ci dice di metterla così la base, abbiamo rivolto verso di noi questa piastrina. Allora, prima cosa che ci dice: orienta la piattaforma inferiore 9C come mostrato e unisci a essa il portabatterie 9B, fissa insieme i pezzi con 6 viti e M. Allora, quindi prendiamo il nostro bel pezzo, no, non è questo. Ah, ok, scusatemi, questa adesso va un momento via, devo prima fissare l'altro. Ho fatto un po' di pasticci, ma niente di irreparabile, questo devo fare prima. Ok, quindi questo qui lo mettiamo in questa maniera. Sì, stavo guardando, sì, per forza. Ok, questo lo mettiamo così, voilà, e mettiamo le 4 viti e M. Io sapete ragazzi che nel metallo, a differenza della plastica dove sconsiglio assolutamente di mettere qualsiasi tipo di olio come molti dicono, perché poi col tempo si spaccheranno, anche se olio al silicone ragazzi, provate, mi è successo a me, per quello ve lo dico all'inizio, quindi non voglio che facciate lo stesso errore voi. Allora, io metto un po' di grasso, questo qua, va bene qualsiasi olio ovviamente, ok, e mi passo queste 4 viti qua. Ve ne faccio solo vedere una e poi metto la pausa, perché insomma non è il caso che vi faccia vedere 5 minuti di filmato. Sentite un miagolio per caso? Questa è l'unica musica che potete sentire oggi nei miei video, che è un gattino. Ecco qua. Io sto facendo questo lavoro qui, lo farò in tutte le, chiaramente, in tutte le 6 viti. Adesso metto in pausa e faccio la stessa cosa con questo, questo e questo, svitando chiaramente la stessa vite senza bagnarla più nell'olio, o nel grasso, in questo caso nel grasso, perché ce l'ha già. Ok? Quindi metto in pausa e ci vediamo dopo quando ho fatto le 4 sedi. A dopo ragazzi. Eccoci di nuovo qui ragazzi, ho passato tutte e 4 le viti dentro i filetti, togliamo dal grasso. Come vi ho detto ragazzi, siete anche ovviamente liberi di non farlo, ci mancherebbe, ma io ve lo consiglio perché è tutto molto più facile, ve lo garantisco. E poi, come vi ho spiegato, la difficoltà è che qui, essendo metallo e qui plastica, quando arrivate alla fine, siccome se non le passate prima avrete resistenza dall'inizio alla fine con la vite, rischiate di spezzare questa plastica qui avvitando troppo, così non vi potrà succedere, ok? Andiamo adesso a montare la piattaforma, sulla piattaforma inferiore il porta batterie. Guardate come si avvita, guardate le dita, non tengo neanche il cacciavite, guardate, vedete? Guardate che cosa succede se fate questo. Sentite, sentite, non so se sentite la colonna sonora del mio gattino. Ok. Oh, ragazzi, non sono ancora uscito dall'inquadratura, perfetto. Allora, qui abbiamo detto che è arrivata, sì. Controlliamo di qua che sia tutto a posto prima di stringere bene, perfetto. Andiamo a mettere le altre due. Guardate,
Una meraviglia come scorrono così. Ecco qui, ho visto che c'è questo pezzo che tocca, vediamo un po', devo piegarlo un po' perché c'è la vite che se non entra. Perfetto, così va bene. Questa c'era una linguetta qua di metallo. Anche se secondo me è meglio tirarla su questa linguetta che giù, perché sennò viene pizzicata nella vite. Ecco, così. Andiamo a tirarla su che è meglio secondo me. Poi vedremo dopo, ma penso di sì, vedete? Ho alzato la linguetta, questa. Si vede? Sì. Andiamo a chiudere. Perfetto. Ok, e poi la vado a mettere giù senza farla toccare alla vite di metallo, perché per carità le batterie sono isolate, ma farebbe massa contro il ferro, ma sono isolate. Abbiamo fatto il primo pezzo. A questo punto ci dice di prendere, ecco la base che io ho preso prima. Andiamo a prenderla. Un attimo ragazzi che mi giro e prendo questo macigno, bellissimo macigno. Eccolo qua. Allora, a questo punto torniamo a noi. Ci dice di montare, come potete vedere in figura, lasciando questo pezzo qua verso di noi, di montare il pacco per mettere poi all'interno le batterie, ok? Con questo rivolto verso il davanti, quindi al contrario di questo, quindi così. Facciamo inserire 1, 2, 3, 4 in questi perni. Sì. Infatti non deve entrare tutto ovviamente, perché questo sarà poi uno spessore per dare il piano con questo, quindi arriva qui, vedete questo pezzo si blocca qui, vedete qua diventa più stretto, quindi deve arrivare in battuta qui. Comunque, torniamo a noi. Abbiamo detto che va messo così, perfetto, e viene fissato con 4 viti. Viene fissato con 4 viti IM. Ok? Adesso ragazzi io faccio la stessa cosa che ho fatto prima per le viti EM. Quindi passerò il grasso, 1, 2, 3, 4, fermo il video perché sennò vi annoio. Ok ragazzi? Ci vediamo dopo. Ciao ragazzi. Eccoci qua ragazzi. Siamo di nuovo in diretta. Allora, ho passato tutte le vite qua dentro. 1, 2, 3 e 4. Ok? Le viti IM. Scusate ragazzi perché non riesco a inquadrare tutto, mi è impossibile. Allora, se vorrete passarvi le viti prima come vi consiglio io, per quello che già sapete, ricordatevi che questa vite si ferma mezzo centimetro prima, quindi non c'è più filetto, non c'è più possibilità di filettarla, non andate fino in fondo perché la spezzate dentro, mi raccomando. Allora, torniamo a noi. Prendiamo il pezzo e ci dice, vedete questa qua, che poi è l'aggancio del coperchio che servirà poi a chiudere e mantenere ferme le batterie. Qua abbiamo un po' di colla a caldo. Ci dice di metterlo verso il davanti, quindi così. Non ci si può sbagliare. Fate passare però questo filo prima da quest'altra parte, se no poi non, vabbè, lo fate passare ma fate più fatica, fatelo passare prima. Poi andate a centrare bene i buchi, non mettetene subito uno da una parte perché poi fate fatica, e poi premete così a croce, pollice pollice giù forte, pollice pollice giù forte, destra e sinistra, così sapete che è in battuta, ok? E poi niente, mettete le 4 viti che, avendo fatto il filetto prima, si avvitano da ridere. Ecco, è già entrata, guardate. Guardate il cacciavite, io lo giro così, guardate. E poi l'ultimo pezzo lo faccio così. Ah, ma non si vede. Ma cosa sto... Non si vedeva. Ma dai, che strano. Ok ragazzi, allora, va bene, volevo farvi vedere questo. Guardate con che facilità si avvita, vedete? Guardate, vedete?
così, e poi alla fine avvitate semplicemente, senza arrivare a stringere in maniera esagerata, ok? Quanto basta? Quanto basta vuol dire che se arriva in battuta basta, non dovete stringere fortissimo. Ecco, una controllatina, così, così e così, e questa anche l'abbiamo fatta. Ok, poi ci dice, allora, poi ci dice, inserisci lo spinotto del cavo del portabatterie 9B nella presa A del circuito stampato 1E. Quindi prendiamo questo e lo inseriamo nella lettera che abbiamo qua A. Non ci possiamo sbagliare perché c'è il pezzettino qua che esce, il maschio, che deve entrare qua nella femmina. Quindi andiamo a inserirlo subito, finché non sentiremo il click. Ecco fatto, perfetto. A questo punto siamo a posto. Poi ci dice: unisci il gruppo del coperchio del portabatterie 9A come mostrato. Ricordati che per permettere il funzionamento degli effetti della base dovrai poi inserire 4 batterie AAA. Ok, diciamo che ecco, ci vanno le batterie AAA, ma senza le batterie ovviamente è difficile che si possa ottenere una illuminazione. Ok, tac, perfetto. E le batterie credo che non sia un discorso economico che non ce le mandano, ma proprio perché penso che sia vietato. Perché rimanendo in stoccaggio dei pezzi poi l'acido fuoriesce, penso che ci sia un questo il discorso. Poi abbiamo il pezzo di metallo, questo qui, abbiamo questo foro qua, questo, scusatemi ragazzi, meglio che alzo il telefono perché così non ce la faccio. Ok, questo foro qui, sempre davanti, sto facendo i salti mortali qui, e andiamo a mettere il nostro pezzo qui con il fondo del gattino che miagola, bellissimo. Eccolo qua, perfetto. Inseriamo semplicemente questo e andiamo a fermarlo con due viti IM. Allora, due viti IM e poi abbiamo finito, ragazzi. Andiamo due viti IM, eccole qui. Magari questo ve lo faccio in diretta, nel senso è molto insomma facile da fare. Bagno con il grasso la vite, così, sporco l'entrata del primo foro, aspettate che se sto inquadrando ma si vede, aspettate ve lo giro, va. Ecco, sporco l'entrata del primo foro, abbiamo detto. A me non serve mica la colonna sonora, ragazzi. Guardate, sentite il gattino come miagola. Vuole entrare, ma se lo faccio entrare, ragazzi, cosa pensate? Che non mi entri nel cubo? Voglia. Allora, avvitiamo qua. Perfetto. Stessa cosa ovviamente dall'altra parte. Vedete, questo lavoro serve per quello che vi ho detto sempre. Capirete immediatamente quando sarà arrivato alla fine, senza preoccuparvi, ho stretto bene, ho stretto troppo, ho stretto poco. Ok? Perfetto. Vediamo tutto. Scorre che è una bellezza. Arrivo gattino. Di grotto arrivo. È il gatto che mi ha regalato un mio carissimo amico Daniele e Sergio, i miei carissimi amici, e mi hanno fatto questo grande dono e con la loro approvazione ho deciso di tenerlo, solo che mi dispiace che devo lasciarlo fuori adesso dalla porta, anche se ha tutto quello che serve. Ecco, guardate, vedete? Perché è un coccolone, perché è un gatto arancione. Voi direte che c'entra? Beh, io vi dico che questi gatti con questo cuore qui sono veramente affettuosi. Non me ne vogliono gli altri, ragazzi, dai. Ho detto una cosa così perché com'è così, poi voi avete certamente
i gatti che saranno altrettanto con voi affettuosi, ci mancherebbe. Allora, fatto. Cosa mi rimane? Unisci il supporto, abbiamo detto, al lato inferiore della piattaforma, il principale una nella posizione che puoi desumere dalla foto. Beh, fissa insieme i pezzi con la PTM. Abbiamo finito, ragazzi. Abbiamo finito. Poi se riesco faccio anche il video della cassa Bluetooth. Però adesso voglio pesarlo, anche se comunque vi ho già dato qualche dritta. Comunque, andiamo a vedere. Andiamo a vedere più o meno, ragazzi, perché l'appoggio con le mani così. Siamo a 2680 grammi. In lì, no, ho sbagliato. Volevo far vedere la misura anche agli americani e agli inglesi e ho sbagliato. Invece di schiacciare il libro ho schiacciato off. Abbiamo detto 2682 che in libre sono... Leggetelo voi, ragazzi, ma che io non... Ecco qua. Questo in libre 5, 2 punti, 153. Ok, via. Allora, via anche questa. Ragazzi, adesso voglio farvi soltanto vedere che cosa è di nuovo questo spettacolo di base che ci hanno dato con 1,10 euro in più dalla quarta uscita, ragazzi. Guardate la mia mano. Alla fine con i pezzi che verranno esterni, con le griglie, diventerà 52 cm. Come ho già detto nell'altro video, avevo misurato 47,5, invece poi non avevo considerato che ci vanno anche le parti laterali delle griglie, diciamo. Quelle specie di griglie. Guardate che cos'è. Sembra un Simon. Bene, ragazzi. Vi ringrazio della vostra attenzione, speriamo di vedere nuovi iscritti e grazie del vostro tempo. Mettiamo solo la locandina di quello che è rappresentato questo video, che è stato rappresentato in questo video, ecco, perfetto. Ragazzi, vi auguro una serena serata a voi e a tutti i vostri cari più cari e vi ringrazio del vostro tempo. Ciao! E un abbraccio a voi tutti da Michele, virtualmente ce lo possiamo dare di sicuro. Ciao a tutti!